Buongiorno tribù, Buongiorno. faccino tan. Sono le 7 meno un quarto, non si vede, 7 meno un quarto. Molto bene, siamo sempre a San Bartolomeo City. Briochino al pistacchio della mia, vai, finita. Dopo 5 giorni, 5 di acqua, tra poco facciamo la muffa. Sta piovendo un po' tanto. Un po' tanto. È uscito il sole? Cioè sembra. È uscito il sole non sappiamo, però oggi danno sole, torna Lorenzo. Si vede alle stelle che di sera, quindi in teoria oggi è una giornata bella. Vediamo un po', sarà anche bella fredda. E andiamo con la mitica Giada a fare un sopralluogo di una passeggiata. So dove mi metto, so con chi mi metto, quindi morirò. Sono solo 10 km, Sì, di lì il livello che c'è, 600 metri. 10 chilometri. Vai, oggi? Molto bene. Siamo pronti? Andiamo a prendere la Giada Non c'è manco una nuvola. e non fa freschetto, fa freddo. Fa un freddo. Fa freschetto. No, freschetto no. Fa freddo, fa freddo. In verità non fa per così tanto freddo. No, fa caldo. Ci sono tipo 20 gradi, no? Sì, Siamo a? siamo a Griante, un paesino sul lago di Como. Oggi andiamo a fare un'ispezione con la Shura Giada, La Shura Giada. che è lì e ci sta guardando di sbieco. E niente, dai, 10 Sono- chilometrini, Sì, 600 metri di livello. Una passeggiatina una domenicale. passeggiatina. Sì. Non so se riuscite a vederlo, ma giusto là c'è un capriolo. Un daino, è vero. Era piccolino, che ci guardava e sapeva esattamente che era dentro un recinto e guardava i miei cani come per dire io sono qua e voi siete lì sotto. Com'è Tam? Chiaramente ti puoi sempre la telecamera quando Che c'è? Si inizia un po' così, no? Pim pam, no? Siamo arrivati alla prima cappella, che è una delle due cappelle dedicate agli alpini. E questa si chiama la cappella di San Carlo. C'è un suggerimento, andiamo a vederla. Bellina, Guardate, un alpinista degli anni Gli al- 60. Pini. E di qua ce n'è un'altra. Bellina particolare. E qua fuori. E la vista è da scaffa, ma prima o poi la prenderemo. Guardate che vista ed è solo l'inizio, ci ha detto la Giada. Il mare della Lombardia. Eh sì, questo qua è il mare della Lombardia. Ce la invidiano tutti. Sì.
Guardate ragazzi, allora, quello che vedete lì è un pungitopo e qua abbiamo un levoro, o più comunemente chiamato bucaneve. Lo faccio vedere meglio. Eccolo, guardate che bello, ed è tipico del sottobosco con sottobosco calcareo. Qua infatti, come potete vedere, prevale la roccia calcarea. E adesso continuiamo sta bella salitina, vero Tam? Vero, vero. Oggi non ci sarà il momento Choupierre, ma il fermento Sciurgiada. Allora, oggi siamo a Briante. Briante è il paese alle mie spalle. È stata una terra molto turistica questa, soprattutto per un turismo inglese a partire dal 1800. Ed è stato un turismo importante perché è piaciuta talmente tanto questa zona che loro qui hanno fatto il primo insediamento stabile italiano. E a Griante c'è la prima chiesa anglicana d'Italia, una chiesa che vedendola da fuori in realtà non si capisce che è una chiesa anglicana, perché è stata costruita in stile lombardo, ma era talmente grande la comunità che ci si era insediata che hanno pensato appunto di farne una chiesa. Griante deriva dal celtico il termine Griante, il paese di Griante, perché qui abbiamo avuto una dominazione dei Celti molto importante, quindi Griantir significa proprio terra del sole. Infatti, Infatti, oggi di sole ce n'è. è proprio giornata del sole. Per quanto riguarda invece il santuario di San Martino, sempre di Griante, appartiene al territorio di Griante, ha una storia particolare da un certo punto di vista, ma che è comune a molti santuari, perché è una leggenda questa che si ripete un po' ovunque dove ci sono queste chiesine che sono appartate, che sono su delle montagne, in luoghi scoscesi, quindi non proprio in posti comodi. La leggenda dice che questo santuario è stato costruito nei tempi della peste, quindi in seguito alla peste. La peste qui, quella più importante che è arrivata in Lombardia, è stata quella raccontata anche dal Manzoni nei Promessi Sposi, quindi tra il 1628 e il 1630. Pare che la chiesetta sia nata comunque su un avamposto già esistente, probabilmente una piccola fortificazione romana che annetteva 3 edifici distinti, quindi oltre alla cappelletta anche le case dei soldati. In seguito poi sono state trasformate nel santuario che vediamo oggi, che ha seguito continue comunque ristrutturazioni, perché sempre di più erano le persone che arrivavano qui in pellegrinaggio. E perché venivano qui? Perché è stata ritrovata una statuetta, così vuole la leggenda, una pastorella appunto salendo sulle montagne, non si sa, in tempi appunto di peste, non si sa se per cercare delle erbe oppure per ricercare una pecorella che probabilmente gli era sfuggita, trova all'interno di una grotta abbastanza stretta una statuetta della Madonnina. Corre in paese, va ad avvisare il parroco e i paesani e vengono a recuperarla con non poca di fatica e la portano nella chiesa parrocchiale di Griante. Il giorno dopo la statuetta scompare, non la ritrovano nella chiesa parrocchiale, ritornano sulla montagna e la trovano non nella grotta dove era stata ritrovata inizialmente, ma qui, da dove abbracciava tutto il territorio circostante, e decidono quindi di costruire questa chiesetta che è chiamata chiesetta di San Martino, ma in realtà è dedicata alla Madonna, è un santuario dedicato alla Madonna. Naturalmente la chiesetta
È chiuso. Vediamo se riusciamo a trovare un'immagine da dentro e ve la mettiamo qua o qua o qua. Comunque facciamo i complimenti alla Shuragiada che ci ha dato un momento al bacio. Guardate, a me sempre a queste latitudini fa impressione vedere. Fa impressione, no? È strano vedere un ulivo di così grande. Infatti qua è una zona, appunto, qua fanno l'olio perché appunto c'è un clima molto mite. Infatti paese del sole e il clima mite che sul lago fa sì che crescano le olive. E l'olio è caretto, lo fan pagare. Come già vi ho detto prima, questo è l'Ellebro e c'è una piccola leggenda. Buon natalizio, però ve la raccontiamo comunque. Quando nacque Gesù, arrivarono chiaramente i re magi con loro censo e mirra da donare e c'era una pastorella che, vedendo appunto i re magi portare questi doni, lei, dispiaciuta, iniziò a piangere e dalle lacrime che caddero per terra nacquero gli ellebori e appunto li donò a Gesù. Siamo arrivati su alle prime casette. Il primo pezzo l'abbiamo fatto. La Tamara si chiede: ah, ma ci sono delle casette? Come si arriverà qua? A Devono venire a piedi. No, c'è una strada. Però, come dice il Surpier, abbiamo le gambe che sono gratis. Però bellino, guardate la vista da dietro. Impressionante. E oggi abbiamo beccato proprio la giornata giusta, senza una nuvola. Continuiamo e andiamo sempre più in su, fino alla cima. Andiamo a sbirciare. Sembrano delle stalle, ma questo più che una stalla è tipo un deposito. Però vedete, il tetto è tutto nuovo, né fuori l'hanno mantenuta tutta fatta di sasso. Bellina. Caratteristica, meno sì che le restavano dentro, però le fuori rimangono originali. E naturalmente, giustamente, tutti hanno il pannello solare. Non si sentirà niente, però dalla cima ci vuole un pip, pap, ci dovrebbero essere delle trincee, no, ci dovrebbero no, ci sono delle trincee, andiamo a vederle. Che vento, ragazzi, fa freddo, ieri eravamo anche riparati dal vento, queste trincee e poi torniamo al riparo dal vento. Eccole. Ah sì, c'è proprio il fortino. Ammazza,
La luce! In questa zona ci sono delle fortificazioni della linea Cadorna, che non si chiama linea Cadorna, ma in realtà si chiama linea di occupazione avanzata frontiera nord. È chiamata comunemente linea Cadorna perché è stato il capo di Stato, appunto Luigi Cadorna, a dare l'ordine di costruire queste fortificazioni, che avrebbero avuto lo scopo di difendere questa parte di confine dall'avanzata austro-ungarica durante la prima guerra mondiale. Sono composte da 7 settori che vanno dalla Val d'Ossola in Piemonte e arrivano fino alle Orobie valtellinesi, quindi fino alla zona di Colico. Sono state costruite a guerra già iniziata, in realtà, perché l'Italia è entrata in guerra un pochino dopo, non si pensava che fosse necessario difendere questi confini. Quando ci si è resi conto invece che c'era una possibile minaccia, si sono presi in mano dei vecchi progetti e si è iniziata la costruzione. Oggi abbiamo visto queste fortificazioni che sono un esempio di come non viene valorizzato il territorio. Ci sono altre zone in cui sono molto ben tenute, sono molto belle da vedere, e percorreremo anche delle strade militari. Calcoliamo che in tutta la linea Cadorna ci sono 40 chilometri di strade militari, che sono la maggior parte delle strade che abbiamo sulle montagne. Poi abbiamo tantissime ovviamente trincee, ricoveri, postazioni per mitragliatrici, postazioni per cannoni. È stata un'opera davvero imponente, che è costata molto, sia in termini di soldi, sia in termini di vite umane. E fortunatamente queste fortificazioni non sono mai state usate nella nostra zona, perché la guerra qui non si è combattuta. Però le nostre montagne sono ancora piene di queste fortificazioni che sono state costruite talmente tanto bene da essere ancora abbastanza integre al giorno di oggi, di 100 più anni dalla fine della prima guerra mondiale. E dopo questo spettacolare viewpoint, le trincee della linea Cadorna, torniamo un pezzettino indietro e andremo di là. Andremo su da quel sentiero fino a là e poi torneremo in giù verso le macchine. Un bel giretto l'anello. È presto ancora. Comincia un po' a venirmi un po' di fame. Vediamo. Siamo davanti all'entrata di una grotta. Qua è tutta roccia carsica e quindi tutta questa montagna praticamente è un gruvier. E guardate lì, questo è uno degli accessi. Vedete? Lì si entra e... Ah, infatti adesso vedo l'ancoraggio. No. Là c'è un ancoraggio e da lì ci si può calare. La speleologia mi affascina, però no, non fa per me. Ok, allora il complesso del Monte Crocione, che è quello dove siamo oggi, siamo a sud della linea della Grona, è tutto un territorio di Dolomia principale. La linea della Grona è una linea di faglia, quindi taglia esattamente in due il territorio con due strati geologici completamente diversi. Di qua a sud appunto la Dolomia, territorio quindi calcareo carsico, a nord un territorio cristallino completamente diverso. Questa è una grotta, una delle tantissime che ci sono in questo territorio, perché appunto essendo territorio carsico le sue caratteristiche sono queste, quelle di avere poca acqua superficiale,
che tende anche spesso a cambiare il percorso perché crea delle infiltrazioni nella roccia e tende ad andare sotto, è quella di avere formazioni geologiche particolari, quindi grotte, inghiottitoi, stalattiti, stalagmiti, doline. Questa è una grotta ad ingresso verticale. Sono quasi tutte esplorate, le grotte del Motorrocione, e sono anche protette però, come potete vedere, perché accidentalmente ci si può finire dentro, magari non un adulto, però un bambino potrebbe. La particolarità di questo territorio, oltre a questo, è quello di essere ricco di fossili. La particolarità di questi fossili, poi i ragazzi ve lo mettono in foto da qualche parte, di qua, non lo so, è quella di avere una forma a cuore, che può anche essere interpretata come lo zoccolo di un animale, tipo un cervo, una capra, uno zoccoletto. Si è alzato un vento, ho le mani tutte inchiosate e ci siamo dovuti mettere la berretta e la giacca. Poi adesso inizia il trotto in discesa, quindi si sente ancora di più il freddo. Boh, però uno sbalzo termico proprio di quelli belli 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 forti, da stare bene a avere freddo. Adesso inizia la discesa, vediamo se troviamo un posto riparato dal vento e ci mangiamo il panino, che c'ho fame. A proposito dei fossili di prima, non lo sappiamo, comunque vi lasceremo una foto. Ne ho trovato uno scendendo per il Che è sentiero. simile. Sembra con la forma da cuoricino. Stai o innamorati zoccola. come oggi è il giorno degli innamorati. È vero, oggi è San Valentino. E siamo scesi un bel pezzo perché fa un freddo. Si è alzata un'aria, aria, Un vento, un'aria. un vento Siamo arrivati alla freddo. seconda cappelletta dedicata agli alpini E adesso e mangiamo. andiamo a mangiare, C'ho fame. Ora si di mangia. pranzo, panino con la cotoletta. Buon appetito! Abbiamo mangiato, adesso continuiamo a scendere verso la macchina. Mi sto congelando perché è andato via il sole. Ci ha graziato mezza giornata. Molto bene. Siamo arrivati in macchina, ce l'abbiamo fatta e il sole, come sempre, ha detto mezza giornata era troppo per voi. Se n'è andato. Direzione San Bartolomeo City. E voi pensavate che la serata era finita? No, invece no. Come si fa a finire una bella giornata come quella di oggi? In un agriturismo. Una bella cena, ci spacchiamo di cibo e poi a dormire. Con la suocera, eh? Ci portiamo anche la suocera a cena. Stasera a cena con la suocera. Molto bene, siamo finiti dentro una stradina. Non si vede niente, ma quella davanti è la stradina. Stretta no, di più. Con un furgone non ci passi, eravamo rimasti incastrati già. Però con la 500 di mia suocera ce l'abbiamo fatta. Molto bene Pier, grande Pier, perché guidava sul Pier, perché se guidavo io succedeva qualcosa. Garantito al limone. Ma guardate che posto particolare dove siamo venuti a mangiare. Ma che spettacolo. Guardate, qua ci sono tipo un giradischi, tutti i tavoli diversi, con le sedie colorate. Ci hanno dato il permesso per girare immagini.
E guardate questa moto dentro nel ristorante. Ma che particolare è? Una Ducati. Ovviamente col peluche, che magari ha anche un nome, non lo sappiamo. E qua c'è tutto il reparto che vendono le cose artigianali, il miele, le candele. Particolare? Andiamo a mangiare che abbiamo fame, che sono già arrivati gli affettati. Iniziamo con l'affettato. Pane con lardo, salame. Questo qua è salame lì. È magliastro. E continuiamo con un po' di speck. No, buona. il cibo italiano, ragazzi, non lo batte nessuno. E continuiamo con Pizzo. pizzoccheri, guardate la faccia felice di Piero, la goduria. E finiamo con polpettone Con pollo. con pollo e da quest'altra parte Non la vedi? le costine. E guardate che c'è qua in prima linea. Beh, che cosa vuoi? Tu, Cosa vuoi? cosa vuoi tu? Prendiamola. Un giorno smetteremo di mangiare tutta sta roba perché adesso se andiamo a fare delle analisi del colesterolo non fa bene. E siamo arrivati a casa dopo una giornata lunga. Wow, non finisce più. Però è stata una giornata bellissima. Io sono pieno come nuovo. Proprio, vedi, i posti belli sono anche dietro casa quando meno te l'aspetti. Proprio bello quel giro lì panoramico. Proprio uno spettacolo. Io sì che ero andato però sempre fino alla chiesa. Io non sono mai stata lì e dobbiamo ringraziare la Giada che Sì, ci ha grazie portato, mille Giada, grazie della giornata stupenda. che ci hai viziato, straviziato in queste settimane. E Ti vi lascia- mandiamo un bacio. e vi lasciamo nei commenti, no, in descrizione la Il pagina sito, web. la pagina web che vende magliette, tazze. Organizza appunto giri come quello che abbiamo fatto oggi, e in estate e in inverno, e super bello. Il video è arrivato fino a qui. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale. Commentate, mettete un bel mi piace e ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao.